Ciao a tutti cari amici del Leone, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche per questa primavera, andremo a vedere un attimino che energia, che aria tira. Vi ricordo come sempre che sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, vi invito ad ascoltare anche il vostro ascendente e segno lunare. Bene. Mostrami, Leone, tendenze energetiche per questa primavera 2022. Wow, Leone, il mondo. Cambi in vista. Allora, il mondo parla di quello che è la chiusura di un ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo, quindi può darsi che in primavera, che poi va un po' a gioco con il periodo, nasca qualche cosa di nuovo, ok? Sento che per qualcuno potrebbe fare riferimento magari a quello che è uno spostamento, un trasloco, un trasferimento e magari perché no, anche a un bimbo se è quello che state cercando, insomma, e che volete. Bene, andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo la carta del mondo per il segno del leone. Abbiamo un 4 di spade, un 10 di pentacoli, quindi diciamo che si arriva dall'inverno con quello che è l'energia del 4 di spade, quindi è un'energia di riposo, è un'energia che aiuta comunque in qualche modo a ricaricare le pile. È un'energia comunque statica, è un'energia ferma. Abbiamo poi un 10 di pentacoli, il che mi parla il 10 di pentacoli di quello che è guardate, il mondo è la fine di un ciclo, l'inizio di un ciclo nuovo e qui abbiamo un 10 che ci dice un pochettino la stessa cosa, no? Quindi quello che sento è che c'è una sorta di compimento, una sorta di ehm, sì, anche a pagamento. Il 10 di denari fa anche riferimento a quello che potrebbe essere un qualche tipo di ingresso economico, un qualche tipo di aiuto magari da parte di qualcuno. La regina di bastoni, al contrario, mi dà da pensare che ancora non siate completamente nel vostro potere personale, o meglio, vi sentiate un pochettino frenati in quelli che sono gli impulsi, se vogliamo. Ma ripeto, abbiamo un'altra volta al mondo e quindi qui diciamo che verso la fine di marzo, metà aprile, cambia veramente quello che è un vostro, se vogliamo, stile di vita. Potrebbe cambiare quello che è un vostro modo di vedere le cose, come anche proprio una realtà. Magari per qualcuno è un cambio di lavoro, magari per qualcun altro un cambio di casa, ognuno poi lo applichi alla propria realtà, ok? Abbiamo poi anche la carta della giustizia e qui sento che qualche cosa viene messo in equilibrio o viene tagliato anche, ok? Qui ci sono un sacco di pensieri per quello che riguarda un qualche tipo di situazione, un qualche tipo di relazione e probabilmente sono pensieri che sono condizionati da questo diavolo. Sento che c'è un qualche tipo di attitudine, abitudine, condizionamento o energia magari un po' bassa, quali la paura e la rabbia, che dovrebbero essere lasciate indietro, perché sono energie che in qualche modo vi autoboicottano, diciamo. Vi creano tutto questo turbinio di pensieri che non è sano fondamentalmente e comunque il diavolo fa riferimento a un qualche tipo di energia del passato, probabilmente c'è una sorta di paura piuttosto che di proiezione che riguarda appunto il passato che va un attimino rielaborata. Sento che verso la fine di maggio potrebbe essere che c'è qualcuno che si trasferisca, in effetti anche la carta del mondo qui parlava di quello che era un trasferimento perché qui abbiamo un 3 di pentacoli con la carta del carro, quindi o qualcuno cambia casa o magari prende casa o si tratta di quello che vedo molto lo spostamento comunque di tipo fisico, non so se è uno spostamento solo della casa oppure se è proprio uno spostamento di città o addirittura all'estero, ok? Perché comunque il mondo mi parla di distanze lontane. Abbiamo poi anche un 7 di bastoni e qui sento che avrete bisogno di rimanere focalizzati su quello che sono le vostre energie con questo 7 di bastoni. Le ultime due carte sono il Papa e la morte, quindi sento che qui ci sarà qualcuno che attraverso questo spostamento, attraverso questo viaggio che può essere esteriore ma anche interiore,
verso quello che è il rimanere focalizzati sul vostro obiettivo, ci sarà quello che è una sorta di trasformazione a livello spirituale, a livello anche di società. Magari c'è qualcuno a cui verrà riconosciuto quello che è l'aumento di stipendio, piuttosto che il proprio valore, piuttosto che, il fatto di non lo so, anche non lo so, verranno riconosciuti comunque quelli che sono stati i propri sforzi, Bellissima stesa devo dire, è una bellissima stesa. Sento che con questa giustizia può essere che qualche tipo di regalo anche arrivi per giustizia divina, perché ricordo che qui avete il mondo, quindi il mondo è una sorta di benedizione, è la carta forse una delle carte più belle dei tarocchi. Però ecco, con questa carta del diavolo c'è ancora un qualche cosa che per certi versi vi tiene ancorati, se vogliamo, a quelli che sono questi pensieri autolimitanti, queste credenze limitanti e vi tiene secondo me anche un pochettino ancorati al passato, a quello che era. Ripeto, la luna fa riferimento molte volte a quelle che sono le proiezioni, quindi sento che qui per certi versi ci sono dei condizionamenti a livello mentale che con la giustizia è ora di far fuori, è ora di lasciar perdere, non vi servono più per la vostra crescita personale. Il 3 di pentacoli, come vi dicevo, potrebbe far riferimento proprio al fatto che mi parlano di ristrutturazione, quindi per qualcuno potrebbe anche semplicemente essere il fatto di ristrutturare un qualche tipo di casa, un qualche tipo di per qualcun altro potrebbe far riferimento al fatto che si compri una macchina o si cambi il mezzo o magari potrebbe essere un mezzo aziendale, però ecco, il consiglio un pochettino che vi danno, le carte è appunto di rimanere focalizzatissimi su voi stessi, di non perdere quello che è l'obiettivo, okay, di non farvi distrarre da quelle che sono le energie esterne, che è un po' anche il condizionamento di cui si parla al diavolo, perché magari, il diavolo può anche essere visto un po' come quella vocina, come l'ego, tanto ego. Qui si sta un po' facendo proprio questa sento molto che c'è questa lotta interiore, diciamo così, per questa trasformazione che poi è anche un po', il modo in cui finisce la vostra stesa. E c'è questa sorta di lotta con quello che è il vostro ego, con quelle che sono le aspettative della società, con quelle che sono, le aspettative magari della vostra famiglia, del vostro intorno familiare appunto, okay? Bene, andiamo a vedere che messaggio vi danno le fatine in chiusura. Andiamo a vedere che messaggio vi danno. Okay. Wow, guardate, centratura e lo vedo molto con questa carta, okay, quindi rimanete centrati su voi stessi, sui vostri obiettivi, su quello che volete fare nonostante tutte queste distrazioni, diciamo. Poi le carte vi dicono: non attaccamento, per certi versi non attaccatevi alle cose materiali. Anche la fatina ha la valigia, vorrei farvi notare, e fino adesso che io vi dico che c'è un viaggio, perché comunque è un viaggio anche con distanza, quindi e per certi versi, vi invita a non attaccarvi a quelle che sono le radici da un certo punto di vista, perché la fatina si sta guardando all'indietro, ma anche alle cose materiali, okay? E poi abbiamo unità. Quindi quello che sento io è, allora in questo caso io lo sento un'unità con voi stessi, perché qui sento molta divisione per certi versi, cioè è come se la testa andasse da una parte e il cuore andasse da un lato. Invece in questo senso unità sì, vuole anche parla anche di gruppo e anche qui abbiamo riferimento al gruppo, però sento che è più un'unità intesa come coerenza tra mente, cuore e corpo, quindi tra quello che vuole la mente, quello che dice anche la parola e vuole il cuore, quello che si fa e le azioni, okay? Bene cari amici del leone, questo è quello che ho per voi per questa primavera. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.